Il gatto di Schrödinger. Benny, il mostro del Benaco. Il Gyarados rosso. Sono creature che hanno tutte una cosa in comune. Nessuno sa se siano davvero esistite. Anche nel mondo fatto di ghisa e sudore, detto comunemente palestra, esistono miti e leggende, tutti da scoprire. Oggi scopriremo una questione che ha portato la community fitness a lunghi tavoli e negoziati, risolti, secondo me, in una pace fittizia. L'esistenza della panca da powerlifter e la panca da bodybuilder. Nonostante di primo impatto la risposta possa sembrare negativa in quanto la panca è la panca, in verità, facendo girare l'amtaro che abbiamo nella testa, possiamo arrivare a una conclusione diametralmente opposta. Tutto parte dal concetto di specificità e dall'obiettivo che hanno powerlifter e bodybuilder. Il primo ha come obiettivo quello di vincere tante gare. E come si vince? Sollevando di più rispetto agli avversari. Per semplicità, supporremo che la gara sia tra panchisti e che quindi il risultato finale non sia influenzato dalle altre due alzate principali, ossia squat e stacco. Inoltre, escluderemo anche il fattore fortuna, ossia non dobbiamo sperare che gli altri concorrenti falliscano l'alzata. Tornando a noi, come si dimostra di aver sollevato di più? Semplice. I giudici devono approvare l'alzata. E come fanno i giudici a determinare se l'alzata sia valida oppure no? Verificando che la prestazione sia conforme a quanto stabilito nel regolamento della federazione. Di conseguenza, sulla base di questo ragionamento, il powerlifter deve focalizzarsi su un'esecuzione che gli permetta di sollevare quanti più chili possibili e che risulti valida agli occhi dei giudici in gara. In questa situazione non importa che ci siano archi degni del miglior geometra o range di movimento minimali, l'approccio è interamente dedicato alla performance. Il carico è il fine. D'altro canto, il bodybuilder ha come obiettivo quello di ottenere un petto sempre più grosso. Per avere questo risultato deve allenare il muscolo nella sua interezza, lungo tutto il suo range di movimento, con un'intensità tale per cui si arriva al cedimento o molto vicino ad esso. Per semplicità nella trattazione escluderemo il fattore genetico e supporremo che il nostro bodybuilder sia completamente natural. Il carico è quindi un mezzo, non il fine. L'obiettivo è estetico, non prestativo. A dimostrazione di ciò, pensiamo al fatto che, in gara, si viene valutati in base alla fisicità. Sono dell'opinione che questo caso sia molto più simile alla questione degli alieni. Nonostante i molti miscredenti, come possiamo pensare che questo vasto universo sia abitato esclusivamente da noi terrestri?